Bene amici, bentornati, continuiamo a parlare di teologia luterana. Abbiamo visto nella scorsa lezione alcune idee fondamentali di Lutero, della teologia luterana o della teologia protestante in generale, in merito alla grazia, alla fede, cose a cui Lutero crede, a cui Lutero annette grande importanza, oppure abbiamo visto cosa pensava Lutero delle opere o delle opere buone o del libero arbitrio, cose che per Lutero non servono a niente per ottenere la salvezza, e comunque le opere buone, anche volendo, non potrebbero esserci, perché l'uomo è a tal punto gravato, rovinato dal peccato originale, che con le sue sole forze non riesce a fare nulla di buono, di bastevole, di meritevole per la salvezza, per salvarsi l'anima. Abbiamo visto verso la fine della scorsa video lezione che questa dottrina fa derivare da sé anche delle conseguenze pratiche molto importanti in materia di politica e di morale. Abbiamo già accennato a come vede la politica Lutero, e qui questa volta, a differenza di quello che abbiamo detto nella scorsa lezione, questa volta non possiamo dire che ciò che vi spiegherò riguarda tutti i protestanti, ma riguarda soltanto i luterani, mentre in realtà tutti gli altri protestanti, quasi tutti gli altri protestanti, comunque fondamentalmente i calvinisti, non la pensano così. Quindi se su grazia al libero arbitrio, interpretazione della Bibbia e cose del genere, centralità di Cristo, poi le vedremo anche nella prossima video lezione, luterani e calvinisti sono abbastanza d'accordo, invece in politica la dottrina dei luterani è molto diversa dalla dottrina dei calvinisti, e questo è fondamentale proprio per capire la storia, o per capire proprio la mentalità o la società che sorge nei paesi protestanti luterani rispetto ai paesi protestanti calvinisti. Abbiamo visto che Lutero, estremizzando la sua dottrina, che le opere buone non servono a niente per la salvezza, ma non servono neanche, attenzione, alle opere a migliorare la vita su questa terra, a migliorare la società, la politica, la connessione, i rapporti tra le persone e così via. Cioè, per Lutero l'esteriorità, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, l'abbiamo detto alla fine della scorsa lezione, l'esteriorità è sempre male. Qualunque cosa gli uomini facciano è male, è malvagia, qualunque cosa gli uomini facciano, non soltanto in funzione della salvezza, cioè malvagia ogni opera da un punto di vista teologico, religioso, spirituale, ma le opere sono malvagie anche da un punto di vista pratico, politico, morale, temporale, d'accordo? Non ci sarà mai uno Stato giusto, e non ci sarà mai l'edificazione di una società in cui le persone vanno d'accordo, non ci sarà mai bontà e concordia reciproca tra gli uomini. Gli uomini non possono fare niente neanche per migliorare la politica, d'accordo? La società, le realizzazioni in questa vita, in questo mondo passeggero, in questo mondo materiale. E invece il bene, la pace, la possibilità di trovare la fede, e quindi la grazia, la capacità di avere fede e di sperare che Dio ti abbia incluso tra i predestinati, tra i giustificati per fede, tra i prescelti, tra i chosen ones, i pochi che si salveranno, tu questo bene, questa pace la troverai soltanto nell'interiorità della tua coscienza, della tua anima, di ciò che è spirituale in te, al di dentro di te, non al di fuori di te, perché al di fuori di te il corpo, la materia, ti fa inevitabilmente peccare. Attenzione, non solo da un punto di vista, ripeto, teologico, ti fa peccare nel senso che ti fa anche comportare male da un punto di vista sociale. Ci sono delle leggi, gli uomini non le rispetteranno mai, ci sono dei buoni costumi,
gli uomini tendono a non rispettarli, prevarrà in loro l'invidia, la gelosia, la cattiveria reciproca, l'ambizione e così via. Quindi il male, abbiamo visto, è uno stato generale dell'esteriorità. Addirittura Lutero pensa che il mondo materiale sia stato affidato da Dio al demonio, che è il principe di questo mondo, mentre soltanto rinchiudendosi nella propria interiorità il cristiano troverà la pace. Questo ha dei risvolti importantissimi da un punto di vista politico, d'accordo? Di cosa si deve occupare il cristiano? Soltanto del foro interiore della sua coscienza. Deve occuparsi dell'esteriorità? Assolutamente no, perché il mondo esterno è governato dal maligno e tutto all'esterno è male. Quindi da un punto di vista politico, che cosa implica questo? Attenzione, implica che il potere temporale che gestisce il mondo esteriore, il potere temporale, possiamo chiamarlo lo Stato, deve essere una cosa completamente diversa rispetto al cristianesimo, d'accordo? Possiamo chiamarlo ciò che è nell'interiorità la fede, per cui secondo Lutero una chiesa luterana, almeno all'inizio lui pensa questo, poi col passare degli anni cambia un po' idea, non deve essere neppure una vera chiesa esteriore organizzata, ma deve essere l'insieme dell'interiorità, della fede, delle idee di tutti coloro che la pensano in un certo modo. Quindi la fede e quindi anche la chiesa, ecco, possiamo chiamarla chiesa, non, attenzione, come chiesa visibile, come si diceva a quei tempi o anche in altre epoche, la chiesa esteriore, la chiesa visibile, la chiesa temporale, ma per quanto riguarda la chiesa nel senso spirituale del termine, ciò che riguarda le assemblee, le riunioni di coloro che hanno fede, ecco, la chiesa deve essere completamente staccata e indipendente dallo Stato. Quindi capite, in prima battuta sembrerebbe che Lutero predicasse una separazione tra Stato e Chiesa. Lo Stato si occupa di ciò che è male, cioè dell'esteriorità, la Chiesa si occupa esclusivamente di ciò che è bene, che viene trovato soltanto all'interno del foro della coscienza, e quindi ovviamente, attenzione, la prima conseguenza è che il fedele, il protestante, deve vivere il cristianesimo soltanto nell'interiorità e non nell'esteriorità. Questo è uno dei motivi, accanto alla lettura della Bibbia, per cui Lutero elimina tutte o quasi tutte le tradizioni, i riti esteriori della Chiesa cattolica, d'accordo? Perché la salvezza, la fede, non passa attraverso i santi, cioè altri uomini, attraverso le immagini, attraverso le reliquie, attraverso le processioni o attraverso addirittura il sacerdote che ti spiega la Bibbia, o il Papa, oppure la struttura della Chiesa cattolica, i tribunali ecclesiastici e tutte quelle cose lì. Queste sono cose da eliminare, perché si tratta di un cristianesimo esteriore che per Lutero è idolatria. Persino le vetrate o le opere d'arte nelle chiese, che cosa fanno? Cercano di colpire i sensi, i sentimenti del fedele, quindi il suo corpo e non la propria anima. E quindi ovviamente il cristianesimo deve essere soltanto interiore, e quindi tutte le manifestazioni esteriori, ok, riti, qualunque cosa, manifestazioni esteriori, organizzazione esteriore della Chiesa cattolica, essendo date ovviamente da corpi, da cose materiali, da cose esteriori che non riguardano lo spirito, devono essere assolutamente eliminate, d'accordo? Devono essere assolutamente eliminate, perché vengono considerate idolatria, vengono considerate
cose di superstizione, di idolatria, tutto ciò che è esteriore. E quindi il cristiano deve vivere senza troppe cerimonie e riti esteriori, deve vivere la sua fede e il suo rapporto con Dio attraverso la mediazione della Bibbia, leggendo la Bibbia soltanto nella propria interiorità. Questa è una cosa importantissima di cui parleremo nella prossima video lezione. Tutte le cose esteriori vanno abolite e quindi Lutero abolisce sia il Papa sia tantissime manifestazioni appunto esteriori della Chiesa Cattolica che i protestanti rifiutano. Lo fa anche, attenzione, per un altro motivo che vedremo appunto nella prossima lezione, in base al principio sola scrittura, perché sola scrittura vuol dire che dobbiamo leggere soltanto la Bibbia, a interpretarla, come vedremo, in maniera letterale, e le cose che nella Bibbia non ci sono, dal paradiso al Papa, alle indulgenze, alla cresima, faccio un esempio di tutte le cose che secondo Lutero nella Bibbia non ci sono, non sono scritte a chiare lettere, sono state istituite dopo secoli dalla Chiesa Cattolica, tutte quelle cose le dobbiamo abolire. Però ne parleremo la prossima volta. I fedeli e la Chiesa spirituale si occupano dell'interiorità, della propria anima, cioè, e quindi il luterano vive la sua vita in un completo e totale rovello interiore che gli dà anche angoscia, deve continuamente interrogare la propria coscienza, non può essere facilmente giustificato, assolto, e non trovare troppo facile accoglienza, troppo facile consolazione nei riti esteriori, nel confessore che ti parla, ti toglie i peccati e così via. Il luterano è chiuso nel suo stato interiore, nella sua interiorità, e per lui è più difficile a volte a fare i conti con il peccato, con il male, con il proprio comportamento, perché non ha più nessuno dall'esterno che possa aiutarlo né a interpretare la Bibbia, né a in qualche modo lavargli i peccati con le indulgenze o con delle cerimonie così esteriori che soddisfano anche il corpo, la vista e così via. Deve fare da solo, ok? Mentre invece non si deve occupare dello Stato, della società, delle leggi, perché quello lo fa il potere temporale. Per questo motivo, attenzione, Lutero, a differenza di Calvino, dà il potere assoluto al principe. L'abbiamo già visto questo in altre video lezioni. Il mondo esteriore malvagio, dominato dal diavolo, è un mondo di sangue, di violenza, di sopraffazione, non può essere diversamente, e quindi deve essere affidato alla spada del principe, e il potere del principe deve essere assoluto. Lutero è a favore della teoria dell'assolutismo del principe e del fatto del diritto divino del principe, il fatto che il principe, il sovrano, il re, il duca, quello che sia, abbia ricevuto tutto il potere da Dio, e che questo potere sia indiviso, indivisibile, non può essere diviso con altre strutture, con un Parlamento, oppure, come voleva Calvino, naturalmente con un concistoro, con un presbiterio di anziani laici e di pastori tra i più venerati della comunità. E il luterano abdica al governo, non si interessa della legge, della società, eccetera, lascia tutto al principe, perché Lutero dice il cristianesimo deve trovare il bene, anche la Chiesa luterana deve sempre far riferimento all'interiorità. Il male si trova nell'esteriorità, nella società, e il male è stato, bisogna pure affrontarlo in qualche modo, lo deve affrontare il sovrano assoluto anche con la spada, anche con modi molto dispotici, anche con modi con tratti molto, molto crudeli, molto spicci, d'accordo? Per questo, dice Lutero, ad occuparsi del male, cioè della politica, è meglio che sia una persona rispetto a più persone, quindi il potere assoluto ha
come propria giustificazione anche il fatto di fare in modo che soltanto una persona, cioè il sovrano assoluto, che riceve quel potere da Dio, è responsabile nel dare più o meno ordine per quanto si possa. Lo devi fare sempre attraverso massacri, attraverso una giustizia sommaria, all'esteriorità, al mondo della società, al mondo della politica. Quindi il sovrano deve essere assoluto. Attenzione, il cristiano protestante, il vero cristiano, il cristiano riformato, non può in nessun modo limitare il potere del principe, dividere il governo con il principe, d'accordo? Il principe è assoluto. Attenzione, non ci si può ribellare di fronte al principe anche quando il principe è dispotico, quando il principe è autoritario, quando il principe è ingiusto. Questa è una dottrina di grave severità, per cui il cristiano, dice Lutero, si rinchiude al suo interno, trova la pace, trova la fede, trova forse la salvezza, la grazia. È quello che succede all'esterno, non gli interessa. Il principe può anche, in teoria, anche ucciderlo. Il cristiano deve accettare il martirio. Certo, il principe alcune cose non le può fare, perché abbiamo visto il principe governa lo Stato e non la Chiesa nel senso della comunità interiore, quindi il principe non può decidere l'interpretazione della Bibbia. Lutero resta sempre fermo su questo. Il principe, per quanto abbia potere assoluto, ha potere assoluto, capite, soltanto nei confronti dell'esteriorità, non della coscienza. Quindi il principe non potrà mai, ad esempio, costringere a credere, costringere a confessarsi o cose del genere. Si occuperà delle cose temporali. Anche se il principe è ingiusto, in fondo il mondo esterno è sempre ingiusto. Può il cristiano rendere giusto, fare delle riforme, migliorare il mondo esterno? Assolutamente no. Il mondo esterno sarà sempre, il mondo della società e della politica, dominato dal diavolo, dal maligno, e quindi a combattere il diavolo Dio ha deciso di mettere un'unica autorità, quella del sovrano assoluto, con tutto il potere possibile. Non ci si può ribellare al sovrano assoluto. Attenzione, ribellarsi al sovrano è come ribellarsi a Dio, dice Lutero. E quindi attenzione, questa dottrina politica noi l'abbiamo già vista, no? Quando abbiamo parlato dell'opposizione di Lutero al fatto che Zwingli a Zurigo prendesse le armi per fare una guerra santa contro i cattolici. Il cristiano non deve occuparsi dell'esteriorità, non deve neanche combattere, ok? Il principe può fare quello che vuole, può anche imporre il cattolicesimo, ma il protestante comunque resterà libero nella sua coscienza. Questo implica, attenzione, anche quello che venne chiamato il pacifismo di Lutero. Il cristiano non si deve occupare di politica, non deve lottare contro l'ingiustizia, non deve, attenzione, combattere il principe anche quando il principe sia cattolico o sia un principe che comunque perseguita e uccide i protestanti. È possibile una cosa del genere? È possibile fino a un certo punto, tant'è vero che, sicuramente lo ricordate, personaggi più estremisti di Lutero, non solo Zwingli a Zurigo, ma anche proprio alcuni discepoli diretti di Lutero che lo tradirono ben presto, come Carlo Stadio o Thomas Münzer, ne abbiamo parlato, dissero che questo non è possibile, che bisogna difendersi anche con le armi, perché per esempio questa distinzione tra esteriore e interiore non funziona sempre. Ricordate cosa diceva Münzer? Può esserci un principe così dispotico che ti impedisce di leggere la Bibbia, che impedisce che i tuoi figli tu li possa educare come protestanti, e in questo modo il principe non è vero, capite, che si occupa solo dell'esteriorità, fa in modo da condizionare e da bloccare anche l'interiorità, cioè impedisce ai protestanti di essere protestanti, li uccide, impedisce loro di predicare, di diffondere la fede, impedisce loro di leggere la Bibbia, impedisce loro di educare i figli al protestantesimo. Quindi dicevano personaggi come Münzer oppure Carlo Stadio, che vennero presi per questo motivo come estremisti, non per questo motivo ma anche per altri motivi teologici, dicevano non è possibile, la Chiesa, i cristiani, ok, per far prevalere il protestantesimo, la verità nel foro interiore, devono occuparsi anche del foro esteriore, a volte devono opporsi al governo o combattere e così via. Lutero non era d'accordo, però la contraddizione la vedete, non è veramente possibile, non so se
siete d'accordo, distingue lo Stato dalla Chiesa spirituale, perché se lo Stato impedisce appunto le attività della Chiesa spirituale, può impedire anche appunto la lettura della Bibbia, può impedire ai protestanti di diffondere la fede, può impedire ai protestanti di esistere perché li ammazza, e quindi non è sempre possibile, naturalmente. Quindi attenzione, è molto importante, Lutero è a favore dell'assolutismo sovrano e del potere indiscusso del principe, a cui i cristiani non possono opporsi o ribellarsi, neanche quando il principe è tirannico, è dispotico e ingiusto. I calvinisti, questa è la grande differenza tra luterani e calvinisti, non la penseranno così. Perché? Ma questo lo ripeteremo, lo accenniamo adesso, lo ripeteremo parlando di Calvino, della lezione su Calvino, sui calvinisti. I calvinisti non sono così anti-umanisti, anti-umanisti come Lutero. Pensano, come gli umanisti rinascimentali, infatti Calvino, a differenza di Lutero, è un vero umanista lui stesso, che l'uomo possa fare cose buone anche nella vita esteriore, nella società, nella politica, anche negli affari, d'accordo, arricchendosi col lavoro, contribuendo alla società. E quindi i calvinisti diranno: no, noi non lo vogliamo il potere assoluto, perché noi vogliamo fare delle cose buone nella società, perché a differenza dei luterani pensiamo che si possano fare delle cose buone in politica, che si possa in qualche modo realizzare, attenzione, su questa terra un'anticipazione, una prefigurazione di quello che sarà il regno celeste. E quindi i calvinisti non pensano affatto che l'essere umano sia corrotto totalmente dal peccato originale in modo tale da non poter fare opere buone. I calvinisti pensano che si possano fare opere buone, soprattutto nell'esteriorità. Solo che i calvinisti, attenzione, lo so a cosa avete pensato, allora per i calvinisti le opere servono alla salvezza? No, i calvinisti pensano come i luterani che le opere non servono a niente, anzi ancor più di Lutero, Calvino svaluterà le opere e diranno che veramente non servono a niente, solo la fede, la grazia e la predestinazione ti salvano. E bisogna interpretarlo in questo modo: i calvinisti dicono che si possono fare opere buone, soprattutto in politica, nella società, rispettando le leggi, migliorando l'economia, eccetera. Tuttavia queste opere buone comunque non servono alla salvezza, sono solo opere civili, opere sociali, opere politiche che comunque poco hanno a che fare con la fede o con la grazia, d'accordo? Tuttavia i calvinisti non la penseranno come Lutero, e questa è una famosissima differenza tra la visione politica dei luterani e dei calvinisti. I calvinisti diranno no al sovrano assoluto, anzi il sovrano deve dividere il potere con un Parlamento. Ricordate per esempio cosa pensano i puritani, cosa hanno combinato al re i puritani del Parlamento inglese nel 600, o comunque deve, attenzione, nella versione meno democratica e più teocratica di Calvino a Ginevra, di John Knox a Edimburgo, di tanti altri calvinisti, il sovrano deve dividere il potere con i cristiani stessi, cioè con un concistoro, lo chiamerà Calvino a Ginevra, o con un presbiterio, lo chiamerà John Knox a Edimburgo in Scozia, un presbiterio, un concistoro, una specie di parlamentino, una associazione in cui si riuniscono gli anziani laici e gli anziani, per questo no, presbitero significa anche anziano in greco, gli anziani laici e i pastori più venerati della comunità, che coadiuveranno, aiuteranno il sovrano a governare. E quindi molte cose del governo le fanno i cristiani stessi, costituendo un organismo politico, il concistoro per esempio di Calvino a Ginevra. E quindi, a differenza di Lutero, i calvinisti dicono: non è vero che noi dobbiamo pensare solo all'interiorità, noi possiamo fare opere buone, a differenza di quello che pensi tu, Lutero, che sei un pessimista. Io, Calvino, sono molto più ottimista sulla natura umana. Possiamo fare opere buone perlomeno in politica,
perlomeno nell'organizzazione dello Stato, e quindi il luterano dice no, no, non governo, il principe fa quello che vuole, io non mi interesso, però il calvinista dice no, noi vogliamo invece governare insieme al sovrano o al posto del sovrano, perché i calvinisti ben presto diventeranno repubblicani. Ma d'altra parte la modalità stessa, la sapete, con cui i calvinisti si diffondono, cioè dal basso, spesso in contrasto con il sovrano luterano, per esempio in Germania, o anglicano in inglese, vi dice che i calvinisti in qualche modo non hanno nessun interesse al rispetto totale del sovrano, e quindi anche, a differenza dei luterani, i calvinisti dicono che anche l'esteriorità, lo Stato, deve essere almeno in parte governato dai cristiani. I cristiani non devono solo rinchiudersi nella sua interiorità. Tuttavia, attenzione, se avete studiato con me bene gli eventi del luteranesimo in Germania, vedrete che poi questa distinzione netta tra Stato e Chiesa, Lutero poi non la rispetterà, si trova di fronte ad una contraddizione nelle sue dottrine. Ricordate che già dall'opera, una delle sue primissime opere del 1520, alla nobiltà cristiana di nazione tedesca, lui si rivolge apertamente ai principi, perché poi alla fin fine chi deve eliminare gli altari, le reliquie, le immagini e in qualche modo difendere e comunque costituire esteriormente la Chiesa, non certo, ripeto, la Chiesa interiore, non certo la spiritualità, però chi deve organizzare fisicamente la Chiesa, cioè la Chiesa visibile, la Chiesa esteriore, eliminare le immagini dalle chiese cattoliche, costruire altre chiese, decidere esteriormente qual è l'organizzazione della Chiesa protestante, deve essere comunque il principe, che quindi si mette a capo della Chiesa temporale, perché Lutero realisticamente a chi chiede di realizzare la riforma? A chi chiede di eliminare la dogmatica, i riti cattolici e di far rispettare quelli protestanti? A chi chiede di gettare le reliquie nei fiumi o costruire chiese secondo i canoni protestanti, organizzare la Chiesa da un punto di vista esteriore? Lo chiede, ve lo ricordate, ribellandosi al Papa, lo chiede ai principi tedeschi, dice: principi tedeschi, mettetevi voi a capo della Chiesa. Certo, ripeto, si tratta solo della Chiesa esteriore, come ho detto un principe non può dare al fedele l'interpretazione della scrittura, oppure costringerlo a credere, oppure intervenire in cose spirituali, però di fatto è ogni principe tedesco che si mette a capo della Chiesa. Chi espropria i beni dei cattolici e li distribuisce, chi elimina i conventi, chi abolisce i monasteri, chi abolisce il tribunale ecclesiastico, chi abolisce gli ordini religiosi considerati inutili, cioè quasi tutti, secondo Lutero. Sono capite anche cose giuridiche, bisogna intervenire per legge per abolire alcune cose e sancirne altre, e quindi può essere soltanto l'autorità politica, posto che proprio il cristiano si occupa della sua interiorità, è il potere politico che deve mettersi a capo perlomeno della Chiesa visibile, della Chiesa esteriore e non della Chiesa interiore. Quindi vedete, questa distinzione totale tra Stato e Chiesa in Lutero poi sarà attenuata perché lui fa appello al principe. E poi, l'abbiamo già visto nelle altre video lezioni, quando si tratta di combattere con la Lega di Smalcalda, ricordate la Lega militare dei luterani tedeschi, contro Carlo V, l'imperatore supercattolico che vuole eliminare fisicamente i protestanti e la Chiesa luterana, lo stesso Lutero si convincerà ad abbandonare il suo pacifismo e a dire che se si tratta di combattere per difendere la fede, cioè non in una guerra aggressiva, ma in una guerra di autodifesa, si tratta di combattere perché si è aggrediti. Carlo IV aveva aggredito la Lega di Smalcalda, cioè i protestanti tedeschi, rifiutandosi di dare loro la tolleranza, di far loro professare la loro religione. Per difendere la fede corretta, la fede protestante, bisogna pur combattere militarmente. Quindi pian piano anche Lutero e gli altri riformatori luterani arriveranno a dire che se si tratta di difendere la fede contro un sovrano dispotico cattolico che vuole sradicare e uccidere i protestanti e imporre
con le armi e con le leggi il cristianesimo, allora è legittimo combattere e ribellarsi contro questo sovrano. Quindi attenzione, queste sono le opinioni politiche, la dottrina politica importantissima di Lutero e dei luterani. Abbiamo visto perché si differenzia dai calvinisti. Vedremo poi in seguito anche altre differenze tra Lutero e Calvino, anche nella lezione che ci sarà dopo su Calvino e sulla teologia calvinista, che appunto in alcuni casi si differenzia dalla teologia protestante.